Riparte la stagione, ripartono gli appuntamenti di AS Roma Podcast. Benvenuto Niccolò Pisilli. Grazie mille. Ciao Nico. Possiamo dire che è il tuo primo ritiro da grande, o se lo dico Niccolò dell'anno scorso si offende? No, anzi ancora grande non sono. Grande dell'anno scorso? Più grande dell'anno scorso sicuramente. L'anno scorso ho messo un po' di esperienza nel mio bagaglio, quindi sì, è il primo ritiro dopo un anno in cui ho giocato tra i grandi, possiamo metterla così. Esatto, perché? E pure l'altro anno è stato un ritiro con i grandi, è stato un ritiro a tutti gli effetti, quindi quest'anno è il primo ritiro dopo che ho giocato con i grandi. Esatto, no, tu certo l'anno scorso eri già con la prima squadra, però io mi ricordo la sensazione era quella di un ragazzo che si giocherà le sue carte, vediamo come va, vediamo se resta alla Roma, cioè era tutto aperto, no? Era un mondo da scoprire. Quest'anno un pezzetto di mondo. Sì, poi va dimostrato tutti gli anni, la Roma va meritata ogni anno, però sicuramente magari quest'anno parto con una base migliore rispetto all'anno scorso, perché come dicevi tu l'anno scorso era un ragazzo che veniva dalla primavera che valutiamo in ritiro, quest'anno magari già il mister mi può conoscere un po' di più. Senti, l'anno scorso hai giocato, lo stavo guardando adesso mentre ti aspettavo, più di 40 partite con la maglia della Roma, che è un dato che pur sapendo, cioè nel senso, ce l'avevo la sensazione che tu avessi giocato tanto, comunque mi ha colpito proprio per questo che dicevamo adesso, no? Del fatto che era una stagione di introduzione nel mondo dei grandi. Intanto ti chiedo se te l'aspettavi di giocarne così. Dimmi la verità, non mi fa la risposta umile. Se devo dire all'inizio della stagione, no, non me l'aspettavo. Quando siamo partiti in ritiro non mi aspettavo neanche di rimanere, sinceramente, all'inizio. Ci speravo con tutto me stesso e ho sempre dato il massimo agli allenamenti apposta per provare a rimanere alla Roma, però non mi aspettavo mai di fare più di 40 partite in una stagione. Invece poi l'hai fatte e c'è una partita, o anche più di una, mi può pure dire no, ma se c'è una partita dopo la quale hai avuto la sensazione, cioè ti sei detto mi sa che a questo livello per ora ce la faccio, ci posso stare. Lo so che non c'è mai un momento secco, però magari una partita che ti ha dato un po' di sicurezza. Ma ci puoi pensare, No, ma una partita in particolare non penso di avercela, era più mano a mano che comunque giocavo, mi sentivo bene, vedevo che riuscivo a giocare, riuscivo a esprimere me stesso, questa cosa mi ha dato consapevolezza, come posso dire, quindi perché era pure per me, era una prova, all'inizio stagione pure io volevo avere un'opportunità sia per il sogno di giocare ma pure per me stesso, per capire se realmente fossi in grado di stare in Serie A, di giocare in Serie A o poter giocare per la Roma. Quindi era pure una dimostrazione che dovevo dare a me stesso. Certo. In questa stagione è successa un'altra cosa bella, importante, cioè che è arrivato un contratto che ti lega alla Roma in modo importante. Sì, è stato per me un onore poter continuare a giocare per la Roma e è stato veramente un momento bello e importante perché si staccava la parte di Niccolò settore giovanile e in qualche modo iniziava ufficialmente la parte di Niccolò con la Roma prima squadra e per questo ci tengo a ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto e la società per la fiducia che mi ha dimostrato. Poi in questa stagione, oltre a tutto quello che abbiamo detto adesso, c'è stata anche una bella e direi variegata parentesi in nazionale, dove insomma si è aperto un mondo. Sì, ho raggiunto pure la convocazione in nazionale maggiore che quella proprio era un qualcosa che se qualcuno solo mi accennava, stai fuori di testa. E poi si è conclusa con l'Europeo quest'estate Under 21 che è stata una bellissima esperienza e quindi sono molto contento ogni volta che vado in nazionale perché giocare per la nazionale italiana è veramente un qualcosa di unico, tutto un paese ti tifa e questo non ha prezzo. Te lo sei riguardato qualche volta il gol contro la Spagna? L'ho rivisto, il giusto, perché poi lì giochi 2, 3, 3 giorni 4, 5 volte. Ma la sera che l'ho fatto poi sono andato a dormire e non l'ho più rivisto. Poi basta, va bene, mentalità, giusto, pensiamo al prossimo.
E senti, allora, qui c'è un tema che io immagino che sia quello che forse interessa più di tutti gli altri ai tifosi e a chi ci sta ascoltando, perché storicamente in questo momento della stagione i tifosi rivolgono proprio un appello specifico all'allenatore che si traduce in due parole, che è falli, core. La domanda è, vi fa correre? Stiamo correndo, stiamo lavorando come penso sia giusto. Tutte le squadre staranno lavorando, noi dobbiamo essere bravi a lavorare per farci trovare pronti e al meglio della condizione per quando servirà. Quindi magari adesso è un po' faticoso, però penso e spero che ci ritroveremo tutto dopo, quindi bisogna soffrire un pochino ora e durare fatica, diciamo, però ci ritroveremo tutto poi durante la stagione. Mi dici un po' com'è andato, siamo adesso al terzo, quarto giorno di ritiro, com'è stato tornare qui, com'è stato il primo impatto con mister Gasperini, col suo staff, diciamo no? Vi state conoscendo reciprocamente? Sì, certo, è tutto nuovo, diciamo, sono cambiate tantissime cose all'interno dello staff e quindi ci vuole un po' di tempo per conoscersi, per capire le richieste del mister, dei preparatori, ma quello penso sia normale. Tornare qui è stato molto bello perché ritrovi tanti compagni che diciamo durante l'anno vivi tutti i giorni, poi ti ci stacchi un mese e mezzo l'estate, non sei più abituato, quindi poi tornare ti mancano qui... un po'. Vabbè, ti manca un po' la quotidianità Certo. dello spogliatoio. E per quanto riguarda il mister, come ho detto, è un po' tutto nuovo, adesso ci dobbiamo abituare il più velocemente possibile alle sue richieste, a quelle dei preparatori e di tutto lo staff e speriamo che arrivino le cose che lui chiede. Senti, in ritiro ci sono diversi ragazzi già più giovani di te, ma soprattutto fuori da qua ci sono tantissimi giovani ragazzi che guardano a te, al tuo percorso. L'hai realizzato che sei già un esempio per qualcuno? Che comunque un po', volente o nolente, questa responsabilità già ce l'hai un po'. Magari sì, però io non me la sento addosso perché so che posso migliorare ancora tanto e posso far vedere ancora tanto, diciamo, a queste persone. Quindi ancora non mi sento una persona da vedere come un punto d'arrivo perché io vedo altre persone come un punto d'arrivo, magari io prendo ispirazione da altre persone e so quanto devo migliorare sotto vari punti di vista, quindi non mi sento, come dici tu, un esempio, però se tanti ragazzi vedono in me un percorso, diciamo, Esatto. da seguire, io sono contento e farò di tutto per aiutarli e per cercare di farli sentire a loro agio quando vengono in prima squadra, dargli i consigli giusti, anche nelle piccole cose magari. Senti, facevi riferimento a quelli che tu vedi come un esempio, come un modello, e di solito i ragazzi giovani e intelligenti come te ci raccontano che allenarsi con loro, con i grandi, con campioni, insomma con gente che magari ha 5, 6, 10 anni più di te, ti insegna qualcosa. Però per noi che stiamo fuori, che lì dentro in campo non ci stiamo, non è sempre facilissimo capire poi questa crescita, questo aiuto in cosa si traduce. È una cosa che riesci a spiegare in qualche modo dal punto di vista tecnico, tattico, su qualche malizia, su come occupare lo spazio in campo, su come smistare il pallone? È un po'... dipende innanzitutto dal giocatore, perché ci sta il giocatore dalla quale rimani incantato per come tocca la palla, e il giocatore dal quale puoi imparare, diciamo, quella cosa un po' furba. Quindi dipende molto dal tipo di giocatore, e poi si tratta un po' di osservare e cercare di rubare il più possibile con gli occhi. Magari vedi un tuo compagno più grande che è tanto bravo in una cosa e cerchi di focalizzarti sul come fa realmente quella cosa, ti stacchi un po' dal vivere l'allenamento dentro e magari ti fermi anche dopo l'allenamento sui tiri, magari vedi come tirano, ti metti proprio dietro e cerchi di capire appieno la tecnica, perché se un giocatore, faccio un esempio, magari Paolo Dybala calcia come calcia e calcia come calcia, di certo non è nato calciando così, ci è arrivato col tempo e devi cercare di rubare il più possibile appunto con l'occhio per poi provare a fare quello che fa lui.
E oltre a rubare con gli occhi, ti è mai capitato proprio di fare domande? Di dirgli, senti, questa cosa qua, come la miglioro? A loro o al Ma mister? capita che in campo loro proprio ti danno consigli, chi su una cosa, chi su un'altra, però se hanno qualcosa da dirti su questo devo dire ti aiutano molto in campo e ti danno diversi consigli. Che tipo di centrocampista vorresti diventare? Con tutti questi consigli che piano piano, no? Lasceranno, sedimenteranno. Di sicuro nel calcio di oggi devi saper fare un po' tutto a centrocampo, devi saper attaccare, devi saper difendere, devi andare forte, devi saper gestire la palla e io diciamo la mia qualità principale penso sia l'inserimento ed è una cosa che non vorrei mai perdere perché poi per esempio in primavera mi ha portato a fare tanti gol e mi sono divertito tanto giocando così, però so che devo migliorare tantissime cose e il mio obiettivo è quello di diventare un centrocampista un po' totale, diciamo. Te li guardi mai e ti capita mai di andarti a vedere giocatori del passato, non solo della Roma, dico in generale? Ma sì, io sono uno che da sempre, da quando è piccolino, vede tantissime partite di calcio e ogni volta che c'è una partita in TV la guarda, quindi magari non vado a vedere un giocatore in particolare, mi studio quello, vedo un sacco di partite e cerco di vedere un po' tutti i centrocampisti delle varie squadre e rubare qualcosina da tutti. Senti, prima di lasciarti, che è ora di pranzo, poi di nuovo di allenamento, perché insomma oggi la giornata è lunga, visto che abbiamo parlato di giocatori e di cose che vedi, mi ricordo che abbiamo parlato in un'altra occasione di tennis, di come il tennis sia presente nella tua famiglia, nella storia della tua famiglia. Quanto ti ha emozionato la vittoria di Sinner a Wimbledon? È stato un momento bellissimo perché è stato il primo italiano a riuscire a vincere Wimbledon ed è una cosa che rimarrà veramente nella storia per sempre. Poi un torneo così prestigioso, un giocatore così forte, è stato veramente un momento bellissimo. È stata una grande emozione, magari la usiamo, no? Come spinta. Esatto, come sì. volano per cercare grandi gioie in questa stagione. Intanto ti toccano grandi fatiche, sembra di capire, ma insomma noi siamo contenti se voi faticate. Esatto, quindi a quelle ti lascio e poi insomma ci ritroviamo in campo nel corso della stagione. Grazie mille. Grazie Nicolò.